Jim? Cosa stai facendo qui? Inizieremo le lezioni tra circa 10 minuti. Andiamo. Buongiorno, insegnant. Sono appena arrivato. Ho lavorato duro in questi giorni. Sapete che il mio lavoro è molto impegnativo, quindi non ho molto tempo per studiare l'italiano. Professore. Sì, vedo. Ma stai andando bene. Sei migliorato rispetto alla prima lezione. Sì, forse, ma non basta. Devo imparare l'italiano presto. Sai, a causa del mio lavoro. Hanno bisogno di una persona che parli molto bene l'italiano. Se lo ottengo, avrò la possibilità di viaggiare all'estero. Cerco di studiare tutti i giorni, ma a volte non ho tempo. Ho bisogno del tuo aiuto, per favore. Forse c'è qualcosa che sto facendo di sbagliato. Se è così, devo correggere quegli errori. Se studi duro, allora va bene. Ma parlami della tua routine di studio. La mia routine di studio? Beh, non ho una routine di studio specifica, ma cerco di studiare tutti i giorni. Allora forse è proprio questo il problema. Se vuoi vedere risultati migliori, devi avere una routine di studio. Beh, lavoro tutto il giorno. Ogni giorno. Cerco di guardare video quando ho tempo o di leggere un libro in italiano. Ti aiuterò in questo. Vediamo. La prima cosa che devi fare è creare un programma. Con un programma avrai la libertà di adattare i tuoi studi alla tua routine senza grossi problemi. Poter studiare quando, dove e per tutto il tempo che vuoi. Ovviamente, più tempo dedichi agli studi, maggiori saranno i risultati che vedrai. Scopri quanto tempo hai per studiare e organizzalo bene. Prima di scegliere un programma di studio o addirittura di crearne uno tuo, dovresti sapere esattamente come funziona la tua routine. E quanto tempo puoi dedicare all'italiano. Puoi decidere di studiare 2 ore al giorno tutti i giorni. Ma questo potrebbe non funzionare nella pratica, perché forse non hai molto tempo o devi fare altro. Il consiglio è allora quello di analizzare come è strutturata la vostra routine settimanale, a partire dall'inizio della giornata. Dal lunedì fino alla fine della notte della domenica, sapendo esattamente quanto tempo puoi dedicare ai tuoi studi. Tutto sarà più semplice e potrai seguire i tuoi impegni senza grosse difficoltà. E questa è una cosa molto importante perché sono sicuro che vorrai studiare tante ore al giorno. Ma ciò non è sempre possibile. A volte dobbiamo essere molto realistici. Jim. È uno dei motivi per cui le persone si arrendono così rapidamente. Perché non raggiungono i loro obiettivi. Sentono che stanno fallendo. Quindi, pensaci. È molto importante. Poi bisogna anche avere un obiettivo chiaro. Qualunque cosa nella nostra vita richieda molto tempo. Tantissima dedizione e resilienza per soddisfare le esigenze di avere uno scopo. Senza un obiettivo preciso e chiaro nel nostro viaggio, finiamo per perdere la motivazione lungo il percorso. E, di conseguenza, non abbiamo completato ciò che sognavamo. Sul serio. Oltre a perdere dedizione,
faremo progressi senza progressi. Perché? Senza una destinazione, come facciamo a sapere se stiamo riuscendo ad andare avanti con i nostri sforzi? Bene, nel mio caso, suppongo che sia molto chiaro. Ho bisogno di imparare l'italiano per avere una migliore opportunità di lavoro. Esattamente. Questo è ciò di cui sto parlando. Quindi hai tutto chiaro ed è fantastico. Ora, con il tuo obiettivo già in mente, suddividilo in parti realizzabili. Ad esempio, se il tuo obiettivo è ottenere una promozione nel tuo lavoro, puoi quindi scomporlo in parti più piccole. Come ad esempio, sapere come rispondere alle domande del colloquio o praticare un esame modello su internet. Dividere il tuo obiettivo finale in parti più piccole con un tempo specifico da raggiungere può essere estremamente importante nel tuo percorso di studi. Perché è facile sognare di parlare perfettamente italiano, ma per realizzarlo dobbiamo fare tante cose e questa è la chiave. Devi sapere cosa sono quelle cose. Poi che altro? Tieni traccia dei tuoi progressi. Inoltre, molto importante. Una volta che hai una destinazione finale in piccoli passi, il passo successivo è tenere traccia di come stanno andando i tuoi progressi. Se c'è un compito difficile che finalmente riesci a svolgere, ad esempio capire il 90% di un video è in italiano quando lo guardi per la prima volta, o leggi un lungo testo, senza dover cercare costantemente la traduzione delle parole. Puoi notare ciò che hai imparato a ricordare e a mantenere la tua dedizione. Cos'altro? Puoi anche scrivere quali difficoltà stai riscontrando in questa fase, e sarà bene ricordartelo. Quando riuscirai a superare questo ostacolo in futuro. Funziona molto bene. Ora, andiamo con un esempio di routine di studio. Per una persona come te che lavora tutti i giorni. Per esempio, il lunedì puoi esercitarti ad ascoltare, il che è molto importante. Puoi guardare video su YouTube per esempio. Guarda quanti più video possibile. O in questo caso, ascoltali. Questo primo giorno non è necessario scrivere o leggere i dialoghi. Basta ascoltare ed esercitarsi. Martedì potrai esercitarti a leggere. Non solo ascoltare i dialoghi, ma leggerli. Questa volta ascolterai e leggerai il testo. Controlla come sono scritte le frasi e leggi ad alta voce. Puoi anche mettere in pausa il video e iniziare a leggere, ripetendo ancora e ancora, tutte le volte che vuoi. Il mercoledì è tempo di grammatica. Abbiamo molti video sulla grammatica in questo canale. Un buon consiglio è quello di cercare sempre gli argomenti più comuni e studiarli. Pervasai. Di giovedì puoi esercitarti a scrivere. E forse ora ti chiedi: come posso esercitarmi a scrivere? Ad esempio con questo video, cerca di capire cosa viene detto, senza l'ausilio dei sottotitoli. E riscriverli su carta. Facile. Dopodiché controlla se quello che hai scritto è corretto. Di venerdì.
Puoi ripetere una qualsiasi di queste attività. Uno con cui hai più difficoltà. Finalmente sabato e domenica potrai imparare divertendoti. Com'è possibile? I fine settimana sono il momento di riposarsi dalla lunga settimana che hai trascorso. Ma perché non mescolarla con attività divertenti? Rilassati sul divano e guarda il nuovo film o serie Netflix che vuoi guardare. Oppure puoi leggere un libro, qualsiasi libro che ti piace, oppure semplicemente guarda i video su YouTube su qualsiasi argomento che ti piace. Questa volta non è necessario fare qualcosa in più. Basta guardare, ascoltare e rilassarsi. E insegnante, quante ore devo studiare o quante parole devo conoscere? Questo è un argomento interessante per il prossimo video. Vuoi sapere anche questo? Ti leggo nei commenti.